Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di gennaio 2024. Ragazzi, la ruota della fortuna. Cambi di scenari, cambi probabilmente di certe situazioni. Essendo un 10 comunque può anche fare riferimento alla chiusura di certi cicli per dare l'apertura a nuovi cicli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Scusate. E poi ci sono anche altri link che potrebbero essere utili come le previsioni per il 2024. Allora ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie generali per gli affetti. Possono poi, diciamo, vibrare di più come affetti familiari, come affetti di amicizia o di coppia. Ognuno di voi cerchi di adattare la lettura alla propria realtà. Allora, partiamo con un 2 di denari, che devo dire anch'essa è una carta di tipo karmico, un 6 di bastoni, un 3 di spade, un 4 di denari, un 6 di denari, un fante di bastoni, un 5 di bastoni e l'eremita. Allora, partiamo da questo 2 di denari. Come vi ho detto, è una carta anch'essa che ci parla di cicli karmici, ci parla di cicli che si ripetono. Ma parla anche di qualcuno che sta cercando di sostenere più cose allo stesso tempo. Però devo dire che con questo 6 di bastoni è come se arrivasse il successo, ragazzi, quel riconoscimento che magari stavate aspettando, quella vittoria, quel picco di notorietà. E infatti poi mi stupisco di questo 3 di spade, che di solito è una carta di sofferenza, o qualcuno qui ha paura di soffrire. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 2 di denari. Abbiamo la giustizia, che anche questa è una carta karmica. È un cavaliere di pentacoli. Allora, qui si parla di una relazione con qualcuno con il o la quale potreste avere una relazione karmica. Vi dirò, ci potrebbe anche essere qualche tipo di contratto legale in mezzo, qualche firma, qualche questione da regolarizzare, da mettere in ordine. Per molti sento che è già arrivata questa cosa. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. La stella. E la regina di denari, quindi abbiamo già due personaggi della famiglia di denari. Ragazzi, c'è anche la stella, è come se ci fosse una sorta di desiderio che si sta per avvicinare, che si sta per raggiungere, un sogno, un qualche tipo di obiettivo. E vi dico, per molti è già arrivato, o comunque è lì. Quello che mi stupisce è la regina di pentacoli al contrario, come se qualcuno, non lo so, come l'idea che non vi sentiste comunque nel vostro potere personale. Datemi una carta per la regina di pentacoli.
4 di pentacoli che avete ancora qui. È come se ci fosse una sorta di attaccamento a una questione materiale. Andiamo a vedere il 3 di spade. Diavolo, e 3 di bastoni. Ho come la sensazione che qualcuno abbia la sensazione di tradire se stesso. Diciamo che quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di questioni egoiche, di questioni anche illecite o clandestine. Vi dico, se qui state tenendo in piedi più di una situazione, come vi dicevo, e le persone potrebbero essere due, che sia una questione familiare o di coppia non importa, però è come perché ci sono 2, 3. Quindi da un lato c'è questo desiderio di espansione, dall'altro c'è la paura o si sente comunque qualche tipo di vincolo, di obbligo, di schiavitù, di tossicità. Datemi una carta per questo diavolo. 6 di coppe. Il 6 di coppe è sempre una carta che mi parla di un sogno romantico, di qualcuno che o romanticizza troppo una situazione, una relazione, oppure è un sogno, un ideale, un obiettivo che è romanticizzato. Romanticizzato vuol dire, come lo spiego? Quando si ricama troppo su una situazione, si fanno troppe supposizioni, si idealizza troppo una situazione o una persona. Spero che mi abbiate capito. Andiamo a vedere il 4 di denari. Cavaliere di spade e regina di coppe, altre 2 figure. E anche qui ho come l'idea che qualcuno si stia attaccando a un ruolo, a un ideale. Vi dico, c'è questa sensazione che qualcuno stia romanticizzando o una relazione. Però vi dico, avete comunque qui la giustizia e qua il 6 di denari. Quindi devo dire che le cose si regolarizzeranno, si metteranno in qualche modo a posto. Adesso andiamo a vedere questo 6 di denari, il matto e un 7 di pentacoli. È come se fosse un invito, ragazzi, questo 6 di pentacoli, a dare, ma neanche troppo, a dare il giusto. Perché con questo matto al contrario o c'è una sorta di sfiducia nell'altro o nella situazione. Io credo che qui qualcuno abbia ancora una ferita aperta a causa di una persona e che ci sia come una paura a che la situazione si ripresenti. Si vorrebbe un altro tipo di realtà, ma è come se si fosse un po' legati, attaccati, perché il 4 di denari è proprio una carta di attaccamento. Normalmente si parla di attaccamento a qualche cosa di materiale, o una situazione del denaro, un lavoro, però può anche essere un attaccamento a una situazione in generale. Però se l'altra persona va e viene o non è costante nell'essere presente, anche voi non state troppo lì ad aspettare. Il 7 di pentacoli girato al contrario parla di una fine, di un'attesa. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 2 di spade. Papa, asso di denari e carro.
Allora, diciamo che sento che nell'ultima parte di gennaio ci sarà un movimento, una presa di posizione. Più che una presa di posizione, sì, è come se fosse un movimento per un nuovo inizio. Qui avete il carro, può anche fare riferimento a un viaggio. Tenete presente che c'è un papa al contrario, quindi o è un'altra relazione che entra, vi dirò, può far riferimento anche lo sento per molto molto pochi, però potrebbe anche far riferimento a un figlio, a quanto uno si dà a un figlio, al fatto che solo perché magari abbia avuto un successo non significa che si debba dare di nuovo fiducia al 100%. Potrebbe anche essere visto così, però qui ho come l'idea che con questo asso di denari arrivi l'opportunità di piantare un nuovo seme, ok? È una nuova direzione che si dà o alla situazione o alla relazione. Sento più alla situazione, forse. Andiamo a vedere un 5 di bastoni. 9 di coppe. E la luna. Di nuovo due carte di sogno, ragazzi. E qui infatti avete anche la carta dell'eremita. È come se vi invitassero a fare una sorta di viaggio introspettivo, a valutare quali sono i vostri sogni reali e le proiezioni. Vi dico, qui c'è una sorta di attaccamento che rende tossica la situazione. Può essere l'attaccamento a un ideale, a un sogno, a un obiettivo. Vi dico, una sorta di successo, di riconoscimento comunque l'avrete. Ok? Il 6 di bastoni e il Papa, bene o male, hanno la stessa energia e anche qui queste due carte hanno la stessa energia. Quindi in qualche modo una sorta di ufficializzazione o di chiarimento mi suggeriscono arriva, ma non è esattamente quello che eh, probabilmente vi aspettate, perché qui c'è come un ribadire il ok, adesso le cose sono diverse e anche voi imparate a essere diversi, non siate troppo aperti nei confronti dell'altro o della situazione, insomma cercate di staccarvi da certe idee che avete e facendo un lavoro con l'eremita capite quali sono le mezze verità a cui vi siete attaccati, le mezze verità a cui state aspirando. E che la luna parla anche di qualche cosa che ritorna dal passato, mentre quando il 9 di coppe ehm, compare a testa in giù, è una carta che parla di vizi e qui abbiamo anche il diavolo. Ho come la sensazione che ci sia un qualche questione tossica che potrebbe ritornare dal passato, che sia di tipo spirituale, di tipo amoroso, di tipo materiale, proprio come situazione fisica, che non sia una relazione, però vi crea come una sorta di competizione interna che io vedo positiva perché vi dà là per fare questo lavoro interiore. Andiamo a vedere una credenza limitante che potreste avere, magari non vi risuona, però vi dà, diciamo, uno spunto su cui riflettere. Devo dirvi, riguardando la ruota della fortuna che mi parla di questi cambi, e qui abbiamo comunque un asso di denari che parla di nuovi inizi con il carro che parla di movimenti, sento che, allora, a parte il potrebbe realizzarsi verso fine gennaio, inizio febbraio, ma sento che prima è come se avessi bisogno di chiudere con qualche questione ciclica che si ripete. C'è da mettere le cose in regola, in chiaro. Mm? E che questo diavolo a me non mi piace. A me non mi... Va bene, andiamo a vedere ancora una carta per questo diavolo. Allora, quando ho tirato sulla la sacerdotessa mi han parlato di larve, quindi può essere che qualcuno abbia semplicemente delle larve energetiche da togliersi. Mm. Spero che vi abbia dato qualche cosa in più, perché in realtà la sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità e il diavolo rappresenta proprio la dualità, il meglio peggio, giusto sbagliato, le lotte egoiche, le discussioni fatte solo per aver ragione. È come se non si riuscisse a vedere in là, ma infatti ho anche un 3 di bastoni.
Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, ma io ho come la sensazione che ci sia una sorta di attaccamento a un sogno, a una promessa magari che qualcuno vi ha fatto, che voi vi siete fatti, che vi fa rimanere un po' aggrappati in modo distorto a quello che voi volete. Ma è come se poi nella seconda parte, con questo 6 di denari e la sfiducia di cui mi parla questo matto, iniziasse a tirare un pochettino i remi in barca e a dire no, ok, aspetta un attimo. Qui bisogna cambiare ritmo, bisogna cambiare vibrazione, bisogna cambiare assetto e qua arriva. È come se si uscisse dalla dualità, dal dubbio e si inizia a fare questo lavoro di scavo. Si deve prima chiudere un ciclo, no? Perché subisco un'influenza esterna. Il condizionamento, il diavolo parla dei condizionamenti, potrebbe essere quello invece di tutto quello che vi ho detto adesso, fino ad adesso. Prendetelo come vi risuoni, ragazzi. Ah, il condizionamento, eh sì, allora avrebbe anche senso, più senso la sacerdotessa, perché la sacerdotessa è colei che guarda appunto al di là della dualità, che vede oltre, che vede cose che gli altri non vedono perché ha un livello di consapevolezza superiore. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Il condizionamento di un sogno. Potreste attaccarvi a qualche cosa che vi condiziona. Sì, comunque il diavolo è qualcosa che vi incastra. Allora, carta numero 43. Conoscenza profonda. E qui arriva il nostro amico eremita. Si tratta di fare un'autoanalisi. E vi dirò, non è solo questa carta, in questo momento io la sento come se non si riferisse solo a quello che avete vissuto voi in questa vita, ma anche a quello che hanno vissuto i vostri avi. È un po' come se avesse bisogno di studiare il bagaglio karmico familiare, più che solo il vostro, perché è anche da lì che arriva l'influenza esterna. E poi abbiamo la carta numero 51 che si chiama latte e miele ed è una carta che vi ricorda un po' di godere delle piccole cose della vita, dei piccoli piaceri della vita, un po' come se ci ricordasse di darci una coccola quotidiana. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!